Guardate bene questo smartphone perché lui è il primo cellulare al mondo con parte del telaio formato interamente in Kevlar. Il Kevlar, per chi non lo conoscesse, è quel materiale ultra resistente e ultra leggero che viene utilizzato a scopi militari, ad esempio per la costruzione dei giubbotti antiproiettile. Questo gioiellino verrà lanciato il 19 aprile 2024 e il suo nome da battaglia è Doji DK10, per cui grazie all'idea geniale di inserire il Kevlar all'interno del case del cellulare, Doji ha ottenuto la resistenza di un cellulare rugged ma con le dimensioni di un cellulare normale, che lo rende impermeabile, anticadute e antipolvere. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che è dotato di schermo AMOLED, 32 GB di RAM e 256 GB di ROM. Ma ora, bando alle ciance, sigla e partiamo con l'unboxing. Guardate che bella la scatola, è tutta sbarluccicante, ma adesso andiamo ad aprirla. Come prima cosa noto che Doji ha addirittura inserito due vetrini protettivi, guardate che spettacolo, per cui anche se ne doveste rompere uno ne avrete un ulteriore di scorta. Ma adesso andiamo a estrarre il pezzo forte. Adoro veramente tantissimo la parte posteriore in Kevlar, mamma mia, il primo cellulare che ho nelle mani di questo materiale, che è un materiale rarissimo che di solito viene utilizzato soltanto per usi militari. E guardate che spettacolo, la Quad-Can griffata Morpho. Comunque non vi preoccupate perché dopo lo andremo a analizzare. Prima però finiamo l'unboxing, non può mancare il kit per far aderire il vetrino, il manuale di installazione e vi informo che è anche presente la lingua italiana, per cui lo potrete leggere tranquillamente. Andiamo a vedere cosa c'è in questo super vano. Come prima cosa trovate la mini chiavetta per la nano SIM, all'interno troverete il trasformatore griffato Doji compatibile con la ricarica rapida a 120 watt e dotato di slot di tipo C e ovviamente, ultimo ma non per importanza, il cavo di alimentazione sempre di tipo C. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare questo bellissimo DK10. Partiamo dal lato di sinistra dove troviamo il regolatore del volume più o meno e il tasto d'accensione che ha anche il sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore troviamo il doppio speaker e ben protetto da questo gommino protettivo lo slot tipo C di ricarica. Nel lato destro troviamo lo slot per le nano SIM, adesso lo vado a estrarre in diretta, è doppio slot, potete inserire due nano SIM oppure al posto di una delle due espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB. E sempre su questo lato troviamo anche un utilissimo tasto personalizzabile. E infine nel lato più bello, ossia quello posteriore, oltre questa finitura stile carbonio troviamo le 4 telecamere, la principale Samsung da 50 megapixel, l'ultra grandangolare sempre da 50 megapixel, il Night Vision da 64 megapixel e il teleobiettivo da 16 megapixel. Conclude il tutto la luce flash LED e le luci IR per gli infrarossi. E per quanto riguarda la selfie camera anteriore, anche questa è da 50 megapixel. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 181 mm, una larghezza di 83, uno spessore di 12 per un peso totale di 305 grammi. Ed eccoci qua amici nell'home page di Android 13, andiamo subito a notare la scorrevolezza di questo telefono, guardate che velocità, andiamo a vedere anche l'apertura di un articolo, direi questo qui. Avete visto che rapidità, neanche una frazione di secondo. Proviamo anche a vedere lo zoom delle foto e infine come sempre proviamo anche l'evidenziazione. Guardate anche qui che velocità, è veramente pazzesco. Ora però andiamo a fare anche un bellissimo tour delle impostazioni. Come vedete sono tutte le impostazioni di Android 13, è presente Android Auto per cui lo potete connettere direttamente con la vostra auto se è compatibile. Come dicevo è dual SIM e per quanto riguarda le connessioni regge il Wi-Fi di sesta generazione e il Bluetooth 5.1. Potete navigare sul cellulare con lo swipe come sto effettuando in questo momento oppure tornare al tasto virtuale con i 3 tastini nella parte inferiore. Per quanto riguarda la sicurezza anche qui siamo da top di gamma perché abbiamo sia il sensore di sblocco facciale e anche il sensore di impronte digitali che dopo andremo a testare. L'ultimo aggiornamento della sicurezza come vedete è del 5 marzo 2024 per cui è anche abbastanza aggiornato. Sempre nelle impostazioni cliccando su tasto smart potete settare il tasto personalizzabile con un clic, doppio clic e premuta lungo, cosa che ho già fatto, adesso vi mostro subito. Con un clic ho impostato YouTube e guardate con che rapidità si apre. Col doppio clic invece ho impostato la calcolatrice, ovviamente voi potete impostare le applicazioni o le funzioni che utilizzate di più, è veramente un tasto molto utile e tenendo premuto ho impostato lo screenshot come vedete nella parte inferiore. Un'altra funzione molto utile di questo smartphone è la possibilità di aumentare la RAM tramite la RAM virtuale e per fare ciò vi basterà andare in assistenza intelligenza, cliccare su RAM Expansion e potete espandere la memoria da 12 a 32 GB di RAM. È veramente portentoso perché con 32
32 GB di RAM potete scaricare praticamente tutto il Play Store di Google senza dover rinunciare a nessuna applicazione. E per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, questo bellissimo DK10 possiede 256 GB di memoria che potete espandere, come dicevo durante l'introduzione, tramite la micro SD fino a un totale di 2 TB. E prima di iniziare con tutti i test, concludo il tour delle impostazioni con la batteria, perché questo smartphone, nonostante sia sottilissimo, come vi dicevo, guardate, è più piccolo del mio dito, ha comunque una batteria superiore ai 5000 mAh. Per la precisione 5150 mAh. Ma le sorprese non sono ancora finite, perché vi svelo anche che è compatibile con la ricarica wireless a 50 watt, anche qui siamo da top di gamma, ed è pure compatibile con la ricarica inversa. Adesso ve lo mostro subito. In pratica, grazie a questo smartphone potete ricaricare altri dispositivi come cellulari o tablet. Colleghiamo il DK10 con l'altro dispositivo, guardate come sta ricaricando, ve lo vicino alla telecamera, e devo dire che è una funzione veramente molto utile che vi potrebbe salvare in situazioni di emergenza. Ora però andiamo a fare tutti i test sia del display che dell'audio ma anche della sicurezza. Partiamo proprio da questo, andando a testare i vari sensori. Guardate il sensore di impronte digitali com'è rapidissimo nello sblocco. Andiamo a testare anche il sensore di sblocco facciale, guardate anche qui come l'ha sbloccato. Riproviamo per sicurezza e devo dire che per quanto riguarda la sicurezza ci siamo. Ora andiamo a fare un test del display. Come sempre vado a cercare il solito video di Costa Rica in 4K che utilizzo sempre per fare le recensioni, così se andate nel mio canale potete anche fare un paragone rispetto agli altri smartphone che ho recensito fino ad oggi. Per quanto riguarda le caratteristiche, abbiamo un display AMOLED blind hole da 6,67 pollici con refresh rate dinamico da 120 Hz e una risoluzione massima di 2,5K. Come sapete sono veramente rarissimi i rugged phone che sono dotati di schermo AMOLED. L'ultimo era il V20 Pro, sempre di Doji, e devo dire che è una scelta progettuale che condivido in pieno, vista l'enorme differenza di qualità tra uno schermo AMOLED e uno schermo LCD, come potete anche notare da questo video dove ho confrontato lo schermo AMOLED di questo DK10 con normale LCD di un altro rugged phone. Tornando alla qualità del display, guardate dalle immagini com'è perfettamente luminoso, i colori sono veramente molto più vivaci rispetto a un normale smartphone. Per quanto mi riguarda, insieme al comparto fotografico, il display è veramente uno dei suoi punti di forza. E visto che siamo già su YouTube, andiamo a testare anche gli speaker. Adesso metto il volume al massimo, sentite che potenza, mamma mia. Avvicino un po' gli speaker alla telecamera, sono posizionati nella parte inferiore. La qualità è veramente elevatissima, non pensavo, perché sapevo che il display era il suo punto di forza, ma devo dire che anche l'audio non è affatto male. Queste sono delle bellissime foto che ho scattato nel parco della mia città, e tra l'altro sono stato anche molto fortunato perché era pieno di anatre e sono riuscito anche a inquadrarle da veramente molto vicino. Questa aveva fatto anche i piccolini, guardate che carini. Comunque, tornando alla qualità delle immagini, guardate che risoluzione, si nota perfettamente la rielaborazione di Morpho. Qui ero a Monzuno, un paesino di montagna vicino a Bologna, e anche qui, sia nelle immagini da lontano ma anche in quelle da vicino, la telecamera non ha dato nessun tipo di problema. Qui ero a Modena e ho scattato anche una bellissima panoramica, così da farvi vedere tutte le funzioni di questo smartphone. Questa invece è stata scattata con la macrocamera. Guardate anche questa telecamera quanto è performante, guardate anche i dettagli come sono stati ripresi perfettamente, e guardate anche i pistilli di questo fiore, sembra veramente di avercelo davanti. Queste invece sono delle foto fatte in un sotterraneo con la telecamera principale da 50 megapixel, ma dopo ho fatto anche delle foto col night vision verso sera, e questo è il risultato finale. E nonostante ci fosse pochissima luce, guardate come si notano bene i particolari sia delle macchine ma anche del pilastro in cemento, e anche scattando in profondità il night vision ha reso comunque bene. E ora arriviamo ai video, guardate anche qui che spettacolo, sono veramente di ottima qualità, perfettamente in linea con gli altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo. Qui tra l'altro ho avuto una botta di culo pazzesca perché sono riuscito a riprendere live le anatrelle prendere il volo, veramente tanta roba. E questo invece è un video che ho registrato nelle colline bolognesi. Nonostante non fosse una buona giornata, guardate anche qui come la luce e i colori risultano perfettamente naturali. E per finire in bellezza ho registrato anche un video con la telecamera infrarossi, così da farvi vedere la qualità di questo fantastico night vision a 64 megapixel. E ora, per testare questo potentissimo processore Dimensity 8020 5G, vado ad aprire tutte le applicazioni in contemporanea. È un test che faccio sempre per i cellulari top di gamma, e dopo andremo a aprire Genshin Impact e vedremo
vedremo se l'aggrà oppure no. Mamma mia, sono curiosissimo, adesso le vado a aprire tutte quante. Guardate che spettacolo! Ho aperto tutte le applicazioni del cellulare, compresa altri 3 giochi come War Robot e War Tank. È tutto aperto e adesso andiamo a vedere di aprire Genshin Impact e vediamo come sarà la giocabilità, se andrà fluida oppure no. Ed eccoci qua! Guardate come funziona perfettamente nonostante tutte le applicazioni. Andiamo a fare un po' di esperienza e guardate anche la luminosità grazie allo schermo AMOLED. Comunque vi voglio rifar vedere, guardate quante applicazioni sono aperti con Genshin Impact. Sono tutte le applicazioni del cellulare, compresi altri 3 giochi che avevo aperto come avete visto, per cui se riesci a leggere Genshin Impact con tutte le applicazioni aperte è veramente tanta roba. Per completezza ho svolto anche ulteriori test gaming su War Robot, Modern Strike e anche Asphalt Nitro e devo dire che in tutti i giochi si è comportato veramente in maniera egregia, non ci sono stati né lag né rallentamenti, i caricamenti sono stati ultra rapidi in qualsiasi situazione e in qualsiasi gioco, come avete visto anche con Genshin Impact, e devo dire che grazie all'AMOLED anche nelle ambientazioni più oscure i neri si vedono perfettamente e grazie al refresh rate da 120 Hz non avrete nessun problema anche nelle scene più dinamiche. E ho notato anche che dopo tantissime ore di gioco questo potentissimo processore non tende minimamente a riscaldare. Concludo come sempre la recensione parlando del prezzo. Questo bellissimo Doji di K10 verrà lanciato sul mercato tra i 550 e i 600 euro, che per le sue caratteristiche, schermo AMOLED, 32 GB di RAM, il Kevlar presente all'interno del case, che è un materiale costosissimo, è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo e in più grazie alle sue dimensioni può essere acquistato e consigliato a un pubblico molto più ampio e non solo ai fan dei telefoni rugged. Se per caso anche voi come me vi siete innamorati di questo bellissimo smartphone, vi ricordo che nel primo commento e nella descrizione vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare. E se volete essere sempre aggiornati in anteprima assoluta delle novità del mondo della tecnologia come questa, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!